E così, dopo l'incontro con Maranzano del 17 ottobre 1929, Luciano viene trovato moribondo dalla polizia a Staten Island e il suo rifiuto di parlare di quella notte diffonde la leggenda che fosse stato rapito da una banda rivale. Tutto ciò che Luciano dice è: mi occuperò di questo a modo mio. La gente inizia a parlare della sua buona fortuna, che era Lucky Luciano. Ma a dire di Luciano stesso non fu la stampa o il mondo in generale a dargli quel soprannome. Fu Meyer Lansky. Quando torna da Staten Island, ancora malconcio e costretto a passare alcuni giorni a letto in isolamento, Costello e Lansky lo vanno a visitare. A loro racconta l'intera storia del pestaggio. Penso di essere solo fortunato a essere vivo. Sì, rispose Lansky. Fortunato. Questo sei tu, Lucky Luciano. Luciano non sopporta più da tempo il suo capo, Masseria. Ma prima dell'incontro con Maranzano, Luciano e i suoi amici erano ancora convinti di aver tempo per sviluppare i loro piani, per scegliere il momento più propizio per metterli in atto. Non così aveva fatto Tom Reina, che aveva preso una decisione simile, ma era certo di dover agire rapidamente. Reina è uno che conta a New York. È il re criminale del Bronx e controlla tutto il mercato del ghiaccio di New York. Da tempo è socio di Masseria, ma quest'ultimo, nel suo ruolo di boss dei boss, gli ha imposto il pagamento di tributi sui traffici sempre più alti. E Reina aveva deciso di passare con Maranzano e lo aveva incontrato. Di tale incontro Luciano viene a sapere dal suo amico Tommy Lucchese, vice di Reina. I due, Lucchese e Luciano, si erano incontrati in un bagno turco. Lucchese aveva detto a Luciano che il cambio era imminente. Così sapevo che Maranzano stava per chiamare i bluff di Masseria e sarebbe scoppiata una guerra totale. Quel colloquio nel bagno turco aveva convinto Luciano che ormai Maranzano avesse messo nell'angolo Masseria e che era giunto il momento anche per lui di incontrarsi con Maranzano. In quel bagno turco era nata l'idea di incontrarsi a Staten Island. Accettai di andare con la condizione che Maranzano ed io saremmo andati da soli. E così fu organizzato. Pensavo che nonostante tutto Maranzano mi volesse con sé abbastanza da mantenere la parola. Genovese cercò di impedirmi di andare da solo. Ha persino detto che avrebbe voluto nascondersi dietro, nel retro dell'auto, sotto una coperta. Ma gli dissi di scordarselo. Ma aveva ragione Genovese e Luciano non sarebbe dovuto andare da solo all'incontro con Maranzano. Ed ora, disteso a letto, ho avuto un po' di tempo per riflettere su ciò che era successo. Per un paio di giorni non riuscivo a capire perché il dannato bastardo avesse fatto tutto quel casino e poi mi avesse lasciato vivere. Alla fine l'ho capito. Masseria era protetto come la zecca di Filadelfia. Nessuno poteva avvicinarsi a lui, a meno che non facesse parte dell'organizzazione. Maranzano lo sapeva, perché ci aveva provato un paio di volte e non era riuscito. Questo significava che doveva avere qualcuno vicino a Joe. Perché Maranzano mi avrebbe eliminato quando sono la persona di cui ha bisogno? Ma era il tipico tocco siciliano di Mister Giulio Cesare. Voleva che uccidessi personalmente Masseria. Così quella sarebbe stata la fine della mia cosiddetta carriera da uomo di vertice. In un certo senso non biasimavo Maranzano, perché forse sapeva, o forse non sapeva, cosa stava pianificando. Ma se lo sapeva, allora avrebbe dovuto uccidermi. Per 3 giorni, ogni volta che muovevo anche il mio mignolo, faceva così male che a stento riuscivo a sopportarlo. È l'unico momento della mia vita in cui ho mai preso narcotici. Joe Adonis veniva 2 volte al giorno e mi riempiva di morfina. Ogni volta che prendevo una di quelle iniezioni, pensavo a un nuovo modo per far fuori Don Salvatore Maranzano. Così Salvatore Lucania, ora Lucky Luciano, ha dato prova al suo datore di lavoro Masseria e ai sindacati del crimine di New York di possedere doti di coraggio e di resistenza, alimentate da un eccezionale sangue freddo e soprattutto di essere un mafioso a tutto tondo, uno che non parla. E qui vediamo dunque il passaggio da gangster a mafioso. E nonostante il potente Masseria gli abbia già affidato l'incarico di dirigere su sua delega
la criminalità italo-americana dell'East Side, in un complesso di affari che ben al di là della stessa illusione del proibizionismo comprende il racket delle lotterie clandestine, la prostituzione e lo spaccio della droga, al nuovo Lucky ora il ruolo di secondo sta stretto, vista anche la scarsa stima verso Masseria. Lo ritiene un grassone buono solo a mangiare, sprofondato nel suo divano di pelle, e lo tiene buono con continui elogi che soddisfano il narcisismo di Joe The Boss, immerso nel suo ruolo di capo dei capi, quel ruolo cui mira Maranzano. E proprio l'esperienza passata con Maranzano gli fa capire che è giunto il tempo di spargere del sangue nelle strade di New York. A maggio dello stesso anno, ad Atlantic City, si svolge un summit mafioso dei capicosca delle grandi città degli Stati Uniti e da New York giunge la delegazione più cospicua, con in testa Lucky Luciano. Non ci sono i vecchi boss Maranzano e Masseria. Luciano coglie l'occasione per manifestare le proprie idee sulla necessità di svecchiare i metodi fino allora attuati dall'organizzazione criminale nella gestione dell'immenso mercato illecito. Non più una banda comandata da un solo uomo, bensì un gruppo di organizzazioni che avrebbero agito in comune, secondo le decisioni prese al vertice da uomini di pari importanza. L'idea piace a tutti e alla fine del summit Luciano diventa uno dei più importanti esponenti della malavita americana. È il 28 ottobre 1929 quando Luciano lascia la sua suite al Barbizon. Lansky e Costello passano a trovarlo tardi, al mattino, e i tre passeggiano attraverso Central Park. Parlano della gravidanza travagliata della moglie di Lansky, Anna, che lo sta rendendo ansioso. Parlano del mercato azionario, che sta scivolando più rapidamente di quanto il nastro di borsa possa tenere traccia. Nessuno di noi era nel mercato. Che diavolo, non dovevamo esserci. Ma Meyer era molto interessato a ciò che stava accadendo e disse: se siamo intelligenti terremo tutti i nostri soldi. Quando il mercato crollerà, l'intero paese avrà bisogno di soldi e li pagheranno a caro prezzo. Avremo il distretto della moda per le palle, non potranno vivere senza di noi. Costello osserva che non è solo l'industria del vestiario che avrebbe avuto bisogno di loro, sarebbero stati indispensabili anche per i politici e per la polizia. Ogni idiota di loro ha giocato in borsa, cercando di fare il colpo grosso. La cosa divertente è che stanno tutti giocando con i nostri soldi. Ieri, verso mezzogiorno, Wallen, il commissario di polizia, mi ha chiamato. Era disperato, per $30.000 con cui doveva coprire un buco. Cosa potevo fare? Dovevo darglieli, siamo di sua proprietà. In mezzo a questo discorso sull'economia nazionale e sul suo impatto sulla loro organizzazione, Luciano improvvisamente parla di Masseria e Maranzano. Al diavolo loro, risponde Lansky. Eliminare Joe e Maranzano è la cosa più facile del mondo. Tutto quello che dobbiamo fare è farli uccidere a vicenda. È stato uno dei pochi momenti in cui ho sentito Lansky ridere davvero. Una di quelle risate che sale dallo stomaco. Gli è piaciuta davvero l'idea di giocare a dama con quei due grossi capi. Anche Frank rise, e per lui era quasi incredibile. Il giorno successivo, il 29 ottobre, la catastrofe colpisce gli Stati Uniti. Il mercato azionario, che sta cadendo caoticamente ogni giorno, crolla, trascinando con sé fortune e speranze. Arrivano paura e disperazione sulla nazione. Il boom decennale degli anni ruggenti è finito. È iniziata la Grande Depressione. Il mondo dei contrabbandieri del racket non è immune. Un giorno tutti stavano comprando casse di alcol e il giorno dopo erano contenti di avere abbastanza soldi per comprare una pinta. Ogni angolo del nostro business è stato colpito. Come da un tornado, i gioielli che piacevano ad Adonis non significavano più niente. Tutte quelle donne ricche erano senza diamanti. Avevano tutto impegnato. Le slot di Costello facevano ancora qualche affare, ma era sceso a meno della metà. L'unico posto dove non avevamo una diminuzione era Harlem, e ovunque vi fosse il gioco d'azzardo. Il piccolo venditore di mele voleva ancora mettere qualche soldo su un numero, pregando di prendere qualcosa.
Non tanto, solo qualcosa. Quindi è successo che i centesimi sono diventati la spina dorsale dei nostri dollari, il nostro pane e burro. In altri business, invece, abbiamo preso un bagno insieme agli altri perdenti. Con il crollo, Luciano e i suoi amici si convincono che la proibizione sarebbe presto morta, che l'abrogazione era solo questione di tempo. Quando la gente non ha null'altro, deve bere, o ci saranno guai, e vorranno bere legalmente. È necessario, decidono, iniziare a pianificare modi per entrare nel commercio legale del whisky, quando quel giorno sarebbe arrivato. Allo stesso tempo, decidono di riesaminare tutta la loro operazione alla luce della crisi economica del paese, per vedere se fosse necessario uscire da alcuni racket e concentrare maggiormente gli sforzi su altri. Una cosa sapevano, avevano poco tempo. Alla vigilia del crollo, Luciano era stato messo in mezzo. Le sue ambizioni e la sua stessa vita erano state minacciate sia da Maranzano che da Masseria. Entrambi emettevano ultimatum e lui non poteva soddisfare entrambi. Eppure era determinato a non soddisfare nessuno dei due. Ma la pressione si sta alleviando ora, perché entrambi i signori della mafia sono troppo preoccupati di mettere in ordine i loro affari nel periodo successivo a quella settimana nera di ottobre, e troppo occupati con la loro crescente rivalità per dedicarsi al problema Luciano. Nel corso delle riunioni quotidiane, nel suo appartamento, Luciano e i suoi amici si rendono conto che in un momento di disperazione, l'uomo che può fornire un po' di speranza, per quanto effimera, qualche via di fuga, per quanto temporanea, non sarà mai senza clienti. E la speranza può essere trovata nella bottiglia e nei giochi d'azzardo, a cui segue poi l'usura. Vito Genovese ha un altro piano per fornire al pubblico una via di fuga: commerciare in stupefacenti. Ora vuole espandersi. I profitti, dice, sono molto maggiori rispetto a qualsiasi altra cosa, e una volta fatto un affare, il cliente è agganciato e deve continuare a tornare. Mentre lo strozzinaggio approfitta del bisogno di prendere in prestito, il gioco d'azzardo, nelle sue varie forme, gioca sul sogno di un colpo fortunato. Il racket del gioco d'azzardo ha un improvviso aumento, al di là delle aspettative di Luciano, Lansky, Costello e degli altri. Le slot di Costello, dopo un calo, iniziano a rigurgitare un flusso continuo di monetine. Scommettere su tutto e su qualsiasi cosa sembra essere la passione di coloro che non hanno nient'altro che la speranza che una scommessa paghi. Il Sindacato Nazionale delle Scommesse, avviato da Moses Annenberg a Chicago, ora prospera. Se le persone vogliono scommettere sui cavalli, non gli importa di andare all'ippodromo. Quello che vogliono è fare le loro scommesse e ottenere i risultati il prima possibile. Un servizio nazionale di filo telefonico che potesse portare i risultati in ogni salone delle scommesse è necessario. Quando Annenberg sviluppa il filo delle corse, Luciano è un cliente e un finanziatore di primo piano. Il nuovo filo delle corse era stato elaborato con la compagnia telefonica. Era una cosa buona per tutti. Così, mentre la nazione, intorno a lui, cade sempre più nella depressione, la stella di Luciano continua a salire. Anche la sua famiglia sta almeno parzialmente accettando le sue attività. Il mio vecchio non è mai cambiato davvero, ma si stancò di cercare di dire a mia madre che sarei sempre stato nel racket. Per mantenere la pace, alla fine imparò a fregarsene. Quel Natale del 1929 è stato il più bello che abbia mai avuto fino a quel momento. Tutti erano insieme. Non si parlava nemmeno dei segni sul mio viso. Ma ogni tanto, quando mia madre passava accanto a dove stavo seduto al tavolo, passava la mano sul mio viso, dove Maranzano mi aveva accoltellato, e potevo vedere che piangeva da sola. Ma l'atmosfera è stata molto felice. Per qualche rapida ora avrei quasi desiderato avere un lavoro dalle 9 alle 5, come il resto degli altri. Poi guardai fuori dalla finestra e vidi il mio Cadillac, parcheggiato al marciapiedi, e sapevo che non l'avrei mai lasciato. Ma presto le pressioni iniziano ad aumentare. Il suo amico Tommy Lucchese va da lui un giorno con notizie preoccupanti.
La trattativa tra Reina e Maranzano ha raggiunto il culmine e Reina sta per agire e portare Lucchese con sé. Questo ci stava per mettere in una brutta situazione. Lepke e Lucchese stavano facendo grandi affari nel business del prestito del denaro e Tommy disse che se avessimo potuto mettere insieme un gruzzolo abbastanza grande, intendo milioni in contanti, avremmo potuto controllare tutto nel distretto. Quindi, se la rottura di Tommy con Masseria fosse arrivata troppo presto, avrebbe rovinato il progetto che avevo messo insieme sul distretto della moda. Lucchese sarebbe stato parte dell'organizzazione di Maranzano e Lepke era ancora, tramite me, con Masseria. Ho detto a Lucchese di vedere se poteva trattenere Reina dal fare la mossa. Poco dopo l'inizio del nuovo anno, nel 1930, Masseria dice a Luciano che finalmente ha la prova completa dell'imminente tradimento di Reina. Ordina a Luciano di ideare un piano per fermare Reina. Devo dimostrare ad ogni pischello che è nella nostra organizzazione che c'è solo un capo nella città di New York e solo un capo nella fratellanza in America, e quello è Don Giuseppe Masseria. Se chiudo gli occhi su Reina, allora Maranzano vincerà questa guerra senza sparare un altro colpo. L'incarico di far fuori Reina viene dato a Luciano. E Luciano convoca i suoi amici per discuterne. Si incontrano all'inizio di gennaio su una barca da pesca al lago di Oyster Bay, Long Island, in una fredda notte nevosa. Oltre a Luciano ci sono Adonis, Costello, Genovese, Siegel e Lucchese. Manca Meyer Lansky perché la moglie sta per partorire. Luciano comunica agli altri l'incarico ricevuto da Masseria, quello di dover uccidere Tommy Reina. Poi, qualche giorno dopo, Tommy Lucchese si presentò, finalmente, e portò delle notizie molto brutte. Aveva cenato con Reina un paio d'ore prima e aveva scoperto qualcosa che Masseria non mi aveva detto. Masseria stava pianificando di eliminare sia Joe Profaci che Joe Bonanno, uomini vicini a Maranzano. E Masseria, inoltre, stava cercando di convincere Reina a rimanere con lui. Fu allora che ci rendemmo improvvisamente conto che dovevamo invertire i nostri vecchi piani, che Masseria doveva andarsene prima di Maranzano. Ora, quando hai a che fare con un siciliano, devi pensare da siciliano o non hai alcuna possibilità. Così ho cercato di mettermi nella testa di Masseria e capire perché volesse tenere Reina vivo, mentre stava pianificando alle mie spalle di eliminare Joe Profaci e Joe Banana. Fu allora che divenne tutto molto chiaro. Masseria avrebbe fatto credere a Maranzano che io avevo architettato gli omicidi di Bonanno e Profaci, che erano dalla sua parte, e allo stesso tempo stava lavorando per impedire a Reina di passare dalla parte di Maranzano. Il risultato sarebbe stato che Maranzano sarebbe venuto da me, con tutta l'artiglieria disponibile. Appena spiegai tutto, Bugsy Siegel disse: «Siamo sempre a sprecare tempo. Voi bastardi italiani state sempre a rosicchiarvi su, finché non rimane più nulla da ingoiare. C'è solo un modo, dobbiamo eliminare Reina il prima possibile e Tommy deve passare la voce a Maranzano, che è stato un colpo di Masseria. E dobbiamo assicurarci che non succeda nulla a Profaci e a Bonanno». Così l'abbiamo organizzato. Ho scelto Vito per il lavoro, con le istruzioni che Reina doveva essere eliminato faccia a faccia, secondo le regole. Ho davvero odiato dover eliminare Tom Reina e nessuno dei miei ragazzi voleva farlo. Reina era un uomo di parola, aveva cultura ed era un italiano molto onorabile. Praticamente gestiva il Bronx, tranne per quello che Dutch Schultz stava facendo con la birra e la carne. E Reina aveva il controllo di tutto il racket del ghiaccio, cosa piuttosto importante considerando che il 70% della città non aveva frigoriferi elettrici e usava il ghiaccio, ma doveva essere eliminato. Così potevo continuare a vivere e a salire di livello. Luciano apprende che ogni mercoledì sera Reina cena con una zia in Sheridan Avenue, nel Bronx. Il 26 ottobre 1930 Genovese lo aspetta fuori da quella casa, verso le 8 di sera. Quando Reina esce, Genovese lo chiama. Vito mi ha detto che quando Reina lo vide, iniziò a sorridere e a salutare con la mano.
Vito gli sparò in testa con un fucile a pompa. Il sospetto che Masseria avesse ordinato l'omicidio, come Luciano e i suoi amici avevano sperato, si diffuse in fretta. Masseria aggrava il sospetto quando convoca i luogotenenti di Reina, Gaetano Tom Gagliano, Tommy Lucchese e Dominic il Gap Petrilli, per annunciare loro che stava prendendo il controllo della famiglia e che Joseph Pinzolo sarebbe stato nominato capo. Ho sempre pensato che Masseria fosse un maiale stupido, ma sinceramente non credevo che fosse così stupido da aspettarsi che i principali uomini di Reina ingoiassero il rospo. Per quanto Masseria fosse sgradevole, non reggeva il confronto con Pinzolo. Quel tizio era più grasso, più brutto e più sporco di Masseria nel peggiore dei giorni in cui il vecchio bastardo non faceva il bagno, cioè nella maggior parte dei giorni. Mentre il piano contro Pinzolo stava maturando, Tom Gagliano prende in mano le trattative che Reina aveva avviato con Maranzano. All'inizio dell'estate, Gagliano, accompagnato da Joe Adonis, incontra Joe Profaci al Peter Luger's, un famoso ristorante di bistecche di Brooklyn. Quando Adonis, Profaci e Gagliano uscirono dal ristorante, Maranzano stava seduto sul retro dell'auto di Joe Adonis, con Joe Bonanno, aspettandoli. È lì che viene concluso l'accordo per il passaggio segreto della famiglia Reina a Maranzano. Durante questo periodo parlai privatamente con Anastasia. Sapevo di poter contare su di lui e sapevo che avrebbe ucciso per me. Quando dissi ad Albert qual era il piano, mi afferrò in una morsa e mi baciò su entrambe le guance. Disse: «Charlie, sto aspettando questo giorno da almeno 8 anni. Tu sarai in cima, se devo uccidere tutti per te, lo farò. Con te lì è l'unico modo in cui possiamo avere pace e fare soldi veri. Ma devo avvertirti, devi liberarti di Pete Morello, prima di chiunque altro. Prendi la mia parola, non lo conosci come lo conosco io, perché questo ragazzo può sentire l'odore di un proiettile prima che esca dalla pistola. Non potrai mai eliminare Joe the Boss a meno che tu non tolga di mezzo Morello». Pietro The Clutching Hand Morello era un gangster veterano e la costante guardia del corpo e ombra di Masseria. La sua eliminazione era in effetti una necessità e Luciano affida il compito ad Anastasia e Frank Scalise. Il 15 agosto del 1930 i due intrappolano Morello nel suo ufficio di strozzinaggio ad East Harlem e lo uccidono. Albert mi disse che quando lui e Scalise entrarono, Morello stava contando le ricevute e loro presero i soldi dopo averlo ucciso. Erano più di $30.000. Ignaro del coinvolgimento di Luciano e Anastasia, Masseria è convinto che l'omicidio di Morello sia stato commesso per ordine di Maranzano. Cerca immediatamente vendetta ed è a Chicago che si rivolge per ottenerla. Lì Masseria è sostenuto da Capone, mentre Maranzano riceve sia sostegno morale che finanziario dal nemico giurato di Capone, Joseph Aiello. Per assicurarsi che il lavoro fosse fatto bene, Masseria mandò Al Mineo a Chicago per gestire le cose. Aiello viene mitragliato a morte in una strada di Chicago. La polizia incolpa i mafiosi di Capone per l'omicidio. Il 5 novembre 1930 Maranzano contrattacca. 3 dei suoi uomini rimangono nascosti in un appartamento del Bronx, che domina la residenza dei principali aiutanti di Masseria, nella speranza di cogliere Joe the Boss in un fuoco incrociato. Quel pomeriggio Masseria si presenta accompagnato dai suoi fedeli uomini Steven Ferrigno e Al Mineo. I pistoleri di Maranzano aprono il fuoco, uccidendo sia Mineo che Ferrigno, ma Masseria sembra ancora impermeabile ai proiettili. Scappa illeso. Il culmine della guerra castellamarese si avvicina rapidamente. I soldati di entrambi i lati si nascondono sparandosi a vista. Si crea un clima di paura, deviando tempo e attenzione dal vero business, fare i soldi. Se la guerra fosse continuata, l'attenzione pubblica si sarebbe concentrata su Cosa Nostra e avrebbe portato a una severa repressione.
ancora una volta, Luciano si incontra con i suoi amici a Oyster Bay. Viene inviato questo messaggio a Maranzano. Luciano è ora pronto, per il bene di tutti, a fare ciò che Maranzano aveva chiesto più di un anno prima a Staten Island. Sapevo che il momento per questo era assolutamente perfetto. La fortuna di Masseria stava reggendo e Maranzano non poteva avvicinarsi a lui. Avrebbe dovuto avere me e nessun altro che me per risolvere definitivamente questa faccenda. Se dovevo negoziare, questo era il momento di muovermi. Attraverso Tony Bender viene organizzato un incontro. Maranzano sapeva benissimo, dopo quello che era successo al molo, che non gli avrei mai dato il diritto di scegliere il posto. Alla fine fissai l'incontro allo zoo del Bronx. Avevo con me Tommy Lucchese, Joe Adonis e Bugsy Siegel. Lui aveva con sé Joe Profaci e Joe Bonanno. Quando ci incontrammo davanti alla gabbia dei leoni, gli dissi: «Spero che tu apprezzi che ci incontriamo qui. Il leone dovrebbe essere il re degli animali». Maranzano rise e il suo ventre cominciò a tremare come gelatina. Mi mise il braccio intorno al collo, ma prima che potesse aprir bocca, dissi: «Maranzano, c'è qualcosa che volevo dirti da tanto tempo. Mio padre è l'unico che mi chiama bambino». Lui smise di sorridere e si arrabbiò. Ha detto qualcosa del tipo che non poteva capire perché avrei dovuto risentirmene, che non capivo che poteva considerarmi come suo figlio. Ho detto: «Dopo quello che è successo tra di noi l'anno scorso, non ti considererò mai come il mio vecchio. Quindi smettiamo con queste cavolate e andiamo al sodo. Se risolviamo tutto, allora saremo felici». Tutto viene infatti risolto. Maranzano garantisce la sicurezza personale di Luciano e dei suoi amici e seguaci una volta che l'omicidio di Masseria fosse stato compiuto e la pace ripristinata. Garantisce che non avrebbe interferito negli affari di Luciano o di Lansky o di Siegel o Adonis. Ed ha accettato di eliminare il vincolo di sicilianità degli appartenenti, quando gli ho fatto notare che era una follia e non significava un accidenti. Quando l'accordo viene siglato, Maranzano punta il dito sul volto di Luciano ed esprime rammarico per essere stato spinto a fare una cosa del genere. «Non importa, sono pronto a dimenticarlo, guardiamo avanti», dice Luciano. Maranzano, tornando al suo atteggiamento papale, stese le mani e le pose sulle spalle di Luciano. «Che tu lo voglia o no, Salvatore, sei il mio bambino». 15 aprile 1931. È una bellissima giornata, calda e soleggiata. Quella mattina, alle 9, Luciano e Masseria sono soli, in uno dei quartieri generali di Joe the Boss, in Lower Second Avenue, nel centro di Manhattan. Masseria si rilassa e ascolta mentre Luciano delinea il piano per l'uccisione di una dozzina di luogotenenti di Maranzano. Un massacro che avrebbe portato alla completa vittoria di Masseria. Devo aver parlato per un paio d'ore e il vecchio Joe sorrideva e rideva, come se potesse quasi gustarsi il sangue di Maranzano da una coppa d'oro. Alla fine saltò fuori da quella poltrona di pelle circa 2 volte più grande di lui e iniziò a fare un balletto in mezzo all'ufficio. L'unica volta che poi ho visto fare una cosa del genere è stato nei cinegiornali 20 anni dopo, durante la guerra, quando hanno mostrato Hitler fare un balletto del genere dopo aver sconfitto la Francia. Mi ha ricordato Masseria, 2 pazzi in cerca di un cervello. Verso mezzogiorno, Luciano suggerisce che, essendo la giornata così piacevole, di andare a Coney Island per un pranzo tranquillo, per celebrare la vittoria imminente. Ho potuto vedere gli occhi di Masseria brillare non appena ho menzionato quell'ottimo cibo e quando stavo facendo gli accordi al telefono. Giuro di aver visto la saliva gocciolare dalla sua bocca, perché avevo ordinato cibo sufficiente per riempire un cavallo. Luciano e Masseria arrivano alla nuova villa Tammaro, a Coney Island, poco dopo mezzogiorno. E il proprietario del ristorante, un amico di Luciano e di molti altri mafiosi, di nome Gerardo Scarpato, li accompagna a un tavolo in un angolo del ristorante affollato. Luciano, non essendo un gran mangiatore, mangia lentamente, sorseggiando un po' di vino rosso. Masseria si abbuffa di antipasti, spaghetti al sugo di vongole, aragosta alla freadiavolo, un quarto di Chianti.
stava ancora mangiando quando la maggior parte degli altri clienti era già uscita. Aveva ancora davanti a sé pasticcini ripieni di crema e un forte caffè italiano. Ci ha messo circa 3 ore per finire quel pasto. Poco prima delle 3:30 gli ultimi clienti sono usciti e così la maggior parte del personale del ristorante. Luciano e Masseria sono gli ultimi clienti. Luciano suggerisce di rilassarsi un po' e giocare a club, un gioco di carte russo-ungherese a 2 giocatori che Masseria aveva imparato da Frank Costello. Masseria esita per un attimo, poi accetta di giocare una breve partita, ricordando a Luciano che c'era ancora lavoro da fare in sede. Scarpato porta un mazzo di carte al tavolo e poi se ne va, dicendo che sta andando a fare una passeggiata lungo la spiaggia. Giocano una sola mano, distribuiscono le carte per una seconda, quando Luciano si alza dal tavolo e dice a Masseria che deve andare al bagno degli uomini. Masseria si rilassa, godendosi una seconda bottiglia di vino. Appena la porta del bagno si chiude dietro Luciano, si apre la porta anteriore della Villa Tammaro. L'auto che Luciano aveva guidato da Manhattan era stata seguita a discreta distanza da una limousine nera guidata da Ciro Terranova e che portava Vito Genovese, Joe Adonis, Albert Anastasia e Bugsy Siegel. Quei 4 fanno irruzione nel ristorante, estraggono le pistole e iniziano a sparare a Joe The Boss. Più di 20 colpi rimbalzano per la stanza, 6 dei quali colpiscono direttamente Masseria, che si accascia sul tavolo, con il viso rivolto verso il basso. Il suo sangue macchia la tovaglia bianca. Nella sua mano destra pendeva l'asso di quadri. Prima che tornasse il silenzio, Genovese, Adonis, Anastasia e Siegel erano già fuori dalla porta e dentro l'auto in attesa con il motore acceso. L'omicidio è durato meno di 1 minuto, non ci sono testimoni. E Luciano? Esce dal bagno, guarda il corpo senza vita di Masseria, chiama la polizia e attende il loro arrivo. Quando arrivarono i poliziotti, naturalmente volevano sapere se avevo visto cosa era successo. Ho detto di no, non l'avevo visto e non avevo idea di perché qualcuno avrebbe voluto uccidere Joe. Mi hanno chiesto dove fossi quando è successo e io gli risposi: ero al cesso a pisciare, ho sempre bisogno di tempo per pisciare. Masseria riceve un funerale degno del suo status di boss dei boss, finito il quale Luciano prende Genovese da parte. È la prima opportunità che hanno per parlare degli eventi a Coney Island. Com'è andata? Genovese, sorridendo, risponde: il vecchio sarebbe stato fiero di quanto è successo.